Ciao, benvenute e benvenuti in un nuovo video. La settimana scorsa abbiamo stuccato le piastrelle in cotto della cucina. Mentre la malta si asciuga, andiamo nella prima camera da letto, così possiamo fare la stessa cosa. Ma prima bisogna fare un po' di spazio. Come in cucina, iniziamo con una brutta sorpresa. Le piastrelle presentano molte fluorescenze e c'è un po' di muffa. Ci tocca quindi ricominciare a sfregare. Usiamo ancora una volta il nostro prodotto post posa speciale per il cotto, che sembra aver funzionato piuttosto bene in cucina. Per i giunti riprendiamo la stessa ricetta dell'ultima volta. Una miscela di calce, sabbia e coccio-pesto, nelle seguenti proporzioni: 2 volumi di calce, 2 volumi di sabbia e 1 volume di coccio-pesto. In cucina avevamo utilizzato l'applicatore per giunti, quello da montare sull'avvitatore. Ma questa macchina si ostruiva regolarmente. Era pesante ed era abbastanza difficile da gestire, per non parlare del rumore che faceva. Quindi, questa volta proviamo la sacca Porsche, un accessorio che abbiamo imparato ad apprezzare quando riempivamo i giunti del muro in pietra interno. Dopo pochi minuti non c'è più dubbio per noi. La sacca Porsche è molto più adatta alla nostra miscela e alle nostre fughe, che sono piuttosto strette. Il beccuccio è abbastanza sottile da inserirsi tra le piastrelle e, a differenza dell'applicatore, il sacchetto permette di applicare la miscela con maggiore pressione. La malta riempie quindi perfettamente l'intera altezza del giunto. Una volta che la malta è stata applicata su 1 o 2 file di piastrelle, passiamo con un frattazzo di plastica per spingerla bene all'interno. Un frattazzo di caucciù probabilmente sarebbe stato più adatto, ma non ne avevamo.
Dopo questa prima fase rimuoviamo la malta in eccesso e utilizziamo poi una spugna per piastrelle per ammorbidire le fughe e pulire le piastrelle. La nostra miscela si è asciugata abbastanza rapidamente, possiamo quindi permetterci di sfregare nella direzione dei giunti, senza paura di rimuovere il materiale. Questo ci ha permesso di pulire l'intera superficie delle piastrelle e di avere un giunto a filo pavimento. Per noi Natale non è mica finito. Abbiamo appena ricevuto 2 scatole enormi da Block Leather che ci accompagna sul cantiere dall'anno scorso. Questa volta ci hanno mandato tutti i vestiti necessari per passare l'inverno al caldo,
con una giacca di pile, un pantalone foderato in pile, un pile garzato e una giacca invernale. Per non parlare dei guanti touch che utilizziamo già da tempo e che permettono di utilizzare il telefono senza dover togliere i guanti. La cosa che io personalmente apprezzo di Blockladder è il fatto che sono quasi gli unici a produrre abbigliamento da lavoro anche in taglie femminili. Quando si tratta di vestiti da lavoro e dispositivi di protezione, ho sempre avuto molte difficoltà a reperire le taglie adatte a me. Un grande grazie a Blockladder per averci equipaggiato in tutte le stagioni. Il giorno seguente piove e in casa c'è meno luce del solito. Vince decide quindi di saltare alcuni passaggi e installare 2 applique in cucina, che andranno a illuminare il piano di lavoro. Le applique che abbiamo scelto sono vendute con un sistema di fissaggio e dei tasselli che non sono molto adatti alle nostre pareti. L'intonaco calcecanapa della cucina si era asciugato troppo velocemente ed è quindi molto farinoso. È un problema abbastanza comune con questo tipo di intonaco. Per fissare gli oggetti in modo solido è necessario agganciarsi ai blocchi di canapa che si trovano dietro. Useremo quindi delle viti turbo, che hanno la particolarità di essere filettate su tutta la loro lunghezza. Dopodiché
Vince si dedica a un lavoro lasciato in sospeso da diversi mesi. Nelle prossime settimane tinteggeremo la parete della cucina. Prima di poterlo fare, però, è necessario effettuare una leggera levigatura e passare un secondo strato di stucco di finitura sui pannelli in gesso fibra Fermacell. Questo secondo strato ci permetterà di eliminare tutti i piccoli difetti della parete. Per fare questo usiamo la levigatrice a giraffa che ci ha mandato Vevor, con dischi abrasivi microforati di granulometria 180. Per gli angoli e i bordi usiamo invece il multitool, sempre con una grana 180. E voilà, finalmente pronto per la pittura. È finalmente arrivato il momento che aspettavamo da tempo. Possiamo applicare il trattamento protettivo sulle piastrelle in cotto della cucina. Per la miscela usiamo in parti uguali olio di lino e essenza di trementina. Il prodotto che ne risulterà dovrà essere applicato in più strati, fino a saturazione del cotto. Cantidad. Pones un montón.
Ora lasciamo asciugare giusto il tempo del fine settimana prima di fare un secondo passaggio. Vi mostreremo tutto nel prossimo episodio. Grazie per averci seguito e a presto!